Per 4 mesi i più potenti eserciti del mondo si erano schiantati contro quella montagna. Americani, inglesi, francesi, neozelandesi, indiani, tutti respinti. Decine di migliaia di morti e quell'abbazia lassù ancora imprendibile. Poi arrivarono loro e in una settimana fecero quello che nessun altro era riuscito a fare. Non erano soldati di carriera, erano usciti dai gulag di Stalin. Avevano attraversato mezzo mondo a piedi, affamati, malati, solo per arrivare fin qui. Erano i polacchi e il 18 maggio 1944 alle 9:50 del mattino furono loro a issare la bandiera sulle rovine di Monte Cassino. Questa è la storia di come la Polonia contribuì a liberare l'Italia e di quello che le costò. Ma per capire chi erano questi uomini dobbiamo partire da molto, molto lontano. Settembre 1939. La Polonia viene invasa 2 volte in 2 settimane, dai nazisti a ovest e dai sovietici a est. Centinaia di migliaia di polacchi vengono deportati nei gulag e nei campi di lavoro dell'Unione Sovietica. Soldati, ufficiali ma anche civili, famiglie intere, nel gelo, nella fame, nel lavoro forzato. Poi nel 1941 il colpo di scena, Hitler attacca Stalin e improvvisamente l'Unione Sovietica ha bisogno di tutti gli uomini possibili. Al comando viene messo il generale Władysław Anders, anche lui appena uscito da una prigione sovietica, la famigerata Lubianka di Mosca. Quello che segue è uno degli esodi più incredibili della storia. Oltre 100.000 persone, soldati, donne, bambini, attraversano l'Asia centrale, la Persia, il Medio Oriente, scheletrici, malati, ma liberi. Da questa marcia nasce il secondo corpo d'armata polacco, 50.000 uomini con un conto aperto con la storia. E nel 1944 la storia li aspetta in Italia, su una montagna chiamata Monte Cassino, inverno 1944. Gli alleati sono sbarcati nel sud Italia, ma la strada per Roma è bloccata. I tedeschi hanno costruito la linea Gustav, una catena di fortificazioni che taglia l'Italia da costa a costa, e il suo perno è una montagna che domina la valle del Liri, l'unica via verso Roma. In cima a quella montagna c'è un'abbazia benedettina fondata da San Benedetto, 14 secoli prima, Monte Cassino. Da gennaio a maggio gli alleati lanciano 3 offensive. Sono 3 fallimenti. Gli americani vengono massacrati attraversando il fiume Rapido. Neozelandesi e indiani si dissanguano sulle pendici. A febbraio i bombardieri alleati raderanno al suolo l'abbazia. Una decisione controversa ancora oggi perché i tedeschi non la occupavano. Lo faranno dopo, trasformando le macerie in una fortezza perfetta. Decine di migliaia di morti e feriti, e la montagna è ancora lì, imprendibile. A maggio, per la 4ª offensiva, il settore più duro, l'assalto diretto al monastero, viene affidato a loro, ai polacchi di Anders. Anders accetta, sa che sarà un massacro. Ma sa anche un'altra cosa. Se la Polonia vuole esistere ancora sulla carta dell'Europa, deve dimostrare al mondo che combatte e che vince. Notte tra l'11 e il 12 maggio 1944, ore 23. 1600 cannoni alleati aprono il fuoco contemporaneamente lungo tutto il fronte. È l'inizio dell'operazione Diadem. I polacchi attaccano in salita, allo scoperto, contro paracadutisti tedeschi trincerati tra le rocce, i migliori soldati difensivi della Wehrmacht. Il primo assalto è una carneficina. Interi plotoni vengono annientati per conquistare poche decine di metri. Colline con nomi che in Polonia ancora oggi tutti conoscono. Quota 593, Massa Albaneta, Colle Sant'Angelo. Anders ferma l'attacco, riorganizza e il 16 maggio riparte. Questa volta i polacchi avanzano metro per metro, roccia per roccia. Combattimenti con bombe a mano, baionette, a mani nude. Ci sono soldati feriti che si rifiutano di essere evacuati, portaferiti che imbracciano i fucili dei caduti, perché questi uomini non stanno combattendo solo per una collina italiana, stanno combattendo per dimostrare che la Polonia esiste. La notte del 17 maggio i tedeschi, ormai accerchiati e dissanguati, si ritirano in silenzio. All'alba del 18 una pattuglia del 12° Reggimento Lancieri di Podolia sale tra le macerie dell'abbazia. È vuota, restano solo i feriti tedeschi troppo gravi per essere trasportati. Alle 9:50, sulla rovina più alta, viene issato un guidone improvvisato dei lancieri, poi la bandiera polacca, e un trombettiere suona tra le macerie l'Einau di Cracovia, la melodia che da 700 anni annuncia ai polacchi che la patria è ancora viva.
Quella stessa notte, a poca distanza dal fronte, un soldato poeta polacco di nome Felix Konarski non riesce a dormire. Pensa ai compagni rimasti sulla montagna e scrive una canzone che diventerà l'inno non ufficiale di tutta la Polonia combattente. Si chiama Czerwone Macchina Monte Cassino, i papaveri rossi di Monte Cassino. Dice che i papaveri di quella montagna, invece di bere la rugiada, hanno bevuto sangue polacco e che cresceranno più rossi perché dal sangue polacco sono nati. Ancora oggi, 80 anni dopo, ogni polacco conosce questa canzone. Si canta nelle scuole, nelle commemorazioni, nei funerali dei veterani. Il prezzo era stato terribile, circa 1000 morti e 3000 feriti in una sola settimana. Ma la strada per Roma era aperta. E ora una pausa, perché in questa storia tragica c'è un personaggio che sembra uscito da una favola. Si chiama Wojtek ed è un orso bruno siriano comprato da un bambino in Iran nel 1942 da soldati polacchi in marcia verso il fronte. Wojtek cresce con i soldati, beve birra, fuma, più che altro mangia, le sigarette, fa la lotta con i commilitoni, viaggia sui camion militari. E siccome i regolamenti britannici vietano animali al seguito delle truppe, i polacchi lo arruolano ufficialmente. Soldato semplice Wojtek, 22esima compagnia di rifornimento artiglieria, con tanto di matricola e razioni. A Monte Cassino Wojtek trasporta davvero casse di proiettili d'artiglieria. I testimoni giurano che non ne fece mai cadere una. Da allora l'emblema della sua compagnia è un orso che porta un proiettile. E Wojtek finirà i suoi giorni, da eroe di guerra in pensione, allo zoo di Edimburgo. Molti pensano che la storia dei polacchi in Italia finisca a Monte Cassino. Esattamente il contrario, è lì che comincia. Dopo Cassino il secondo corpo riceve un intero settore del fronte, la costa adriatica, e a luglio del 1944 arriva un primato assoluto, la battaglia di Ancona, l'unica operazione della campagna d'Italia pianificata e condotta interamente da un comando polacco. Il 18 luglio Ancona è libera. Il suo porto diventa vitale per rifornire l'avanzata alleata verso nord, poi la linea gotica. Poi l'inverno sul fiume Senio, in Romagna, uno dei fronti più duri e dimenticati della guerra. Ed è qui che la storia si concede un'ironia perfetta. Nell'ottobre del 1944, tra i paesi liberati dai soldati polacchi in Romagna, ce n'è uno piccolo sulle colline forlivesi. Si chiama Predappio, il paese dove era nato Benito Mussolini. A liberare la culla del fascismo furono uomini usciti dai gulag di Stalin. La storia a volte ha il senso dell'umorismo. Nella primavera del 45, l'offensiva finale, i polacchi sfondano sul Senio, avanzano nella pianura, liberano Imola a metà aprile e davanti a loro ora c'è una delle città più importanti d'Italia, Bologna. 21 aprile 1945, prime ore del mattino. Dopo giorni di combattimenti durissimi lungo la via Emilia, i primi soldati alleati entrano a Bologna. Non sono americani, non sono inglesi, sono i fanti del 9° battaglione dei Carpazi, polacchi. La popolazione si riversa nelle strade. I soldati polacchi vengono abbracciati, baciati, portati in trionfo. Il comune consegna al comandante polacco le chiavi della città e ancora oggi a Bologna una targa ricorda quel giorno. Pensateci un attimo. Soldati partiti dai campi di prigionia siberiani avevano attraversato Asia, Medio Oriente e Mediterraneo per finire accolti da liberatori sotto le 2 torri. Nei giorni successivi la guerra in Italia finisce. Il secondo corpo ha pagato la campagna d'Italia con oltre 11.000 tra morti, feriti e dispersi. E adesso questi uomini non aspettano altro che una cosa, tornare a casa. Ma è proprio qui che la storia diventa crudele. Febbraio 1945. Mentre i soldati polacchi si preparano all'offensiva finale sul Senio, a Yalta, in Crimea, Churchill, Roosevelt e Stalin decidono il destino dell'Europa. E la Polonia, il paese per cui la guerra era cominciata, viene consegnata alla sfera di influenza sovietica. Per i soldati di Anders è un colpo devastante. Hanno combattuto 6 anni, hanno contribuito a liberare l'Italia, ma hanno perso la propria patria. Molti di loro vengono dalle regioni orientali della Polonia, che vengono annesse direttamente all'Unione Sovietica. Le loro case semplicemente non sono più in Polonia. Tornare significa rischiare la prigione, o peggio, il nuovo regime comunista considera i veterani di Anders nemici e spie dell'Occidente. E così la maggior parte non torna. Si disperdono in esilio Gran Bretagna, Canada, Australia, Argentina. Alla grande parata della vittoria di Londra nel 1946 i soldati polacchi non vengono nemmeno invitati per non irritare Stalin.
Il generale Anders morirà in esilio a Londra nel 1970, spogliato della cittadinanza dal regime comunista, ma aveva lasciato un'ultima volontà: essere sepolto in Italia, a Monte Cassino, tra i suoi soldati, e lì riposa ancora oggi, in mezzo a oltre 1000 croci bianche sotto la montagna che conquistarono insieme. Nel 1683 un re polacco scese dal Kahlenberg e salvò Vienna. Nel 1944 i suoi discendenti salirono su un'altra montagna e aprirono agli alleati la strada per Roma. Poi continuarono Ancona, la Romagna, Bologna. All'ingresso del cimitero di Monte Cassino c'è un'iscrizione che riassume tutto e che ogni italiano dovrebbe conoscere. Per la nostra e la vostra libertà, noi soldati polacchi demmo l'anima a Dio, i corpi alla terra d'Italia e i cuori alla Polonia. La prossima volta che passate sull'autostrada del Sole e vedete l'abbazia lassù, bianca, ricostruita, ricordatevi di chi è sepolto ai suoi piedi. Se questa storia ti ha toccato, iscriviti. Ogni video è un capitolo dimenticato della storia europea. E scrivimi nei commenti: sapevi che furono i polacchi a entrare per primi a Bologna? O l'hai scoperto oggi?